Signori, l'azienda finlandese Suunto ha prodotto un nuovo capolavoro. Questo è il Suunto 9 Peak. Step my game. Voilà, meraviglioso, veramente molto bello. Confezione molto semplice ed essenziale. Con il Suunto 9 Peak, Suunto ha realizzato l'orologio più sottile, più potente e resistente nella storia del marchio. La linea è molto elegante, si adatta perfettamente al polso ed è indicato per tutti gli sport. La durata della batteria arriva fino a 170 ore, 7 giorni. La ricarica della batteria avviene in un'ora attraverso un cavetto magnetico dedicato. L'app Suunto si integra perfettamente con il Suunto 9 Peak e tramite l'app avrete la possibilità di visualizzare tutta la rapportistica derivata dai dati registrati dal dispositivo. Oltre a misurare i battiti cardiaci, l'orologio misura anche la saturazione dell'ossigeno. Il Suunto 9 Peak è disponibile in 4 stili diversi: All Black, il Granite Blue Titanium, che è questo, il Birch White Titanium e il Moss Grey. Tutti i dettagli li trovate in descrizione. L'ho lasciato là. Ho dimenticato l'orologio. Attaccato. Telecamera, occhiali, fotografie, cellulare. E cosa ti lascio? L'ho lasciato attaccato al ramo. Ma si può, che ho dovuto tornare a prenderlo. Vedete? Ciao caro. Meno male che ti ho ritrovato. Dunque, prepariamoci per un'uscita, quindi quello che dovrò fare è schiacciare questo bottone qui in alto, esercizio, seleziono con questo bottone centrale, non è ciclismo indoor, ma vado a prendere la mountain bike, sentiero, schiaccio il bottone centrale come suggerito da questa freccia, mi dice avvia, impostiamo insieme il tuo primo allenamento GPS, no grazie. E mi dà delle opzioni, come vedete. Non voglio avviare, ma voglio vedere le opzioni. Vado nelle opzioni e nelle opzioni ho Suunto Plus, zone di intensità, target, navigazione. Eccolo qui. Schiaccio navigazione e qua mi dà diverse opzioni, tra cui itinerari. Schiaccio itinerari e mi dice non ho alcun itinerario da seguire. Crea l'itinerario sull'app Suunto. Quindi andiamo sull'app Suunto, creiamone una e vedremo se apparirà. Si avvia l'app Suunto, si seleziona il menu mappe, selezionate dal menu mountain bike in modo da far apparire i trail che saranno evidenziati di rosso. Come potete vedere, questi sono tutti i trail per mountain bike della mia regione. Selezionate un punto di partenza cliccando su Start Route e con il ditino tracciate il percorso da voi desiderato. Tac, 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 tac. A piedi pagina viene mostrato in tempo reale la distanza, i metri di ascesa ed un bellissimo grafico che mostra l'andamento del vostro percorso. Una volta raggiunto il punto di destinazione, schiacciate Done, che in italiano significa fatto. Date un nome alla traccia, nel mio caso GOT 16 luglio. Tenete attiva l'opzione Use in Watch perché sarà quella che vi permetterà di sincronizzare la traccia dallo smartphone al Suunto 9 Peak. Ed alla fine schiacciate Save. Semplice, no? Bene, la sincronizzazione è effettuata. Andiamo a rischiacciare itinerari e vediamo cosa succede. Ta-ta! Eccolo qua, il GOT 16.7. Se schiacciamo, vediamo proprio la traccia. Meraviglioso. Mi dice i chilometri che dovrò fare, quanta salita, quanta discesa. Quindi i metri di dislivello in salita positivi, i metri di dislivello negativi, il punto più alto sarà 1180 metri
il più basso 750 metri, data e ora. Cosa si deve fare? Si schiaccia il bottone superiore in alto, selezioniamo col bottone centrale l'esercizio, mountain bike è quello che viene proposto perché è l'ultimo utilizzato, avvio, però prima di avviare andiamo a schiacciare le opzioni, quindi col tasto sotto vado a selezionare navigazione, seleziono col bottone centrale e poi sempre con il bottone sotto seleziono segui percorso, lo seleziono col bottone centrale, ecco il percorso che ho salvato precedentemente, lo seleziono e con il bottone sopra, così come suggerito dalla freccia, vado a selezionarlo e schiacciando il bottone centrale vedete che mi dà la traccia da seguire. Vedete, qua c'è un bivio e lui mi ha detto giustamente dove andare e devo andare in salita. Per il momento sta facendo un lavoro bellissimo, sta veramente seguendo la traccia in un modo impeccabile. 40 minuti di percorrenza, 29 all'ora, 16 km e sono le 5:15. Indicazioni molto chiare e ben dettagliate. Come vedete, battiti ci siamo, 156, 155 il Garmin, molto bene, battiti molto fedeli. Tempo infame, infamissimo, che freddo. Sono arrivato dopo un giro infame e ha smesso di piovere proprio quando sono arrivato. Andiamo a salvare il tutto. Quindi vediamo un po', ricapitolando: velocità 0, 19 km 42, 72 battiti, zona azzurra, quasi 2 ore di percorrenza, sono le 11:06, 577 metri di dislivello, sono una quota di 819 metri, velocità media 9,9 km/h. Questo è il tracciato e via. Allora, per salvare si schiaccia questo bottone sopra, dice fine o ricomincia. Fine. Com'è andata? Ma direi abbastanza bene, quindi vado sotto. No, diciamo buono. E salva. Salvato. Ok, andiamo a vedere un po' come si fanno i primi settaggi. Dice seleziona la lingua, schiaccio, vedete ci sono 3 bottoni laterali, schiaccio quello centrale perché la freccia mi indica il centrale, poi per andare su e giù schiaccio i bottoni, vediamo se è touchscreen e anche touchscreen, perfetto. Selezioniamo italiano, benvenuto mi dice, definisci il tuo profilo, quindi schiaccio il bottone, sono un maschietto, metrica, voglio l'unità di misura metrica, 24 ore, formato dell'ora, quanto peso? 70 kg, esattamente 70, anche un po' di meno forse, 69,5, ma sono appena tornato dal mare, quindi sono aumentato sicuramente, 70 kg, sono 1,68. Ok, e qua mi fa partire il tutorial. Voglio conoscere il mio orologio, quindi avvio, schiaccio avvio, menu principale sopra, quindi avvia un'attività, visualizza il registro e regola le impostazioni. Bene, esercizio e torna al quadrante orologio. Analisi dettagliata di seguito, conta passi, conta calorie, tieni premuto per le opzioni, non disturbare, tutto molto semplice. Oggi è giovedì e sono le 16:05. Mi dà il livello della batteria, quindi se facciamo così, esercizio, se continuiamo, navigazione,
registro, timer, impostazioni e finito. Andiamo in su. C'è altro qui. Frequenza cardiaca, chiaramente lo rileva quando è al polso, quando il dispositivo è al polso. Nessuna misurazione stress e recupero effettuata. Qua ci sono 2 puntini, probabilmente facendo così si va nella seconda schermata. Risorse 50%, moderato. Dopodiché passi, anche qua 3 schermate. Seconda schermata da un calendario con la storicità dei passi, le calorie perse. Anche qua avrete il diario. Allenamento, obiettivo settimanale, 3 ore, preimpostato. Programmi di allenamento, mancano 3 ore per l'obiettivo e tutte le attività. Altitudine, qua siamo a una quota di 791 metri, ok, si autoaggiorna probabilmente. Conosci l'attitudine corrente? No. Dopo. Quando si utilizza il GPS l'attitudine viene regolata automaticamente. Perfetto. Tieni premuto il pulsante centrale per attivare il monitoraggio del sonno. Perfetto, sì, a me piace monitorare il mio sonno. Lo seleziono? Imposta le tue ore di sonno normali per migliorare la precisione del monitoraggio del sonno. Vado a letto, che ora vado a letto? Facciamo di 2:45. La sveglia è alle 6. Bene. Il sonno target dovrebbe essere 8 ore. Battito di frequenza media cardiaca durante il sonno. Bello. E voilà. Bello, è molto semplice, molto pratico l'utilizzo. E poi guardate quanto è fine. Guardate quanto è fine. Come detto, 3 pulsanti e poi c'è questa pratica chiusura, si chiude con questo bottoncino in metallo. Nel caso volessimo iniziare un esercizio, un'attività sportiva, basterà schiacciare questo bottone superiore e lui dice esercizio, sì, schiacciamo il bottone centrale come suggerito qui e lui mi dà diverse attività. Vediamo cosa offre. Corsa di base, bicicletta di base, escursionismo, sempre di base, trail running, che differenza c'è? Montagna, questo è di base, questo è di montagna, nuoto in piscina di base, camminata di base, mountain bike, sentiero, pesistica, tapirulan, ciclismo indoor, nuoto in acque aperte, allenamento a circuito di base, triathlon, trekking, alpinismo, yoga pilates, altro. Questo Sunto 9 mi piace veramente molto, ha un look elegante e molto sottile e la linea è super moderna. È uno sport watch in tutto e per tutto perché è stato progettato essenzialmente per praticare sport. E con questo è tutto, vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!